Quanto costa la Columbia? Circa 75.000 euro all'anno. 65. Tra gli 80 e i 90.000 euro. Hai conosciuto qualche mega miliardario? E un po' di figli di principi qua e là. E lì è dove insegna, dicevo prima, Hillary Clinton, che ha un suo corso. La Columbia University a New York è una delle più importanti università del mondo e fa parte delle Ivy League, come Harvard, in cui sono stato lo scorso anno. E come le altre università di questo genere costa un gazzillione di dollari. Pensate, il nostro amato Warren Buffett ha studiato proprio la Business School della Columbia, dove ha conosciuto Benjamin Graham, il suo prof che gli ha trasmesso la passione per il value investing. Senza Columbia non avremmo Warren Buffett. Poi, sempre in finanza, abbiamo il miliardario venture capitalist Howard Horowitz o il miliardario del private equity Henry Kravis. Questo si chiama Kravis Building. E Kravis è un miliardario random che ha donato, come in tutte le altre università. Non mancano anche presidenti come Obama, anche lui ha fatto la Columbia. E addirittura oggi un corso è tenuto proprio da Hillary Clinton in persona. Così, dato che già mi trovavo a New York, ho deciso di sfruttare una delle mie giornate per farmi fare un bel tour dai ragazzi italiani che studiano là. A farmi da Ciceroni abbiamo Nicolò, Lavinia e Giulia. Giulia sta facendo un MBA, la Business School, quindi lasciamo il campus originale e andiamo verso la Business School, che dove si trova? Si trova sulla 125esima, quindi 10 minuti a piedi più su. Siamo a nord di Manhattan, siamo subito sopra Central Park, direi. Mentre andiamo, raccontami un po' come funziona un MBA. Normalmente gli MBA americani durano 2 anni. Qui alla Columbia ci sono 2 opzioni. Si può fare 2 anni facendo uno stage nell'estate tra il primo e il secondo, oppure fare 1 anno e mezzo saltando lo stage, che è quello che sto facendo io. Perché tu già lavori, quindi lo stage non ti serve. Esatto. Come tanti altri ragazzi dell'MBA lavoro in consulenza strategica ed è la mia società di consulenza BCG a sponsorizzarmi l'MBA. Sì. Quindi loro finanziano il mio master e poi ritorno a lavorare da loro quando mi laureo. Io ho intervistato il fondatore di Serenis, che l'MBA se l'ha fatto proprio così. Direi 30-40% del mio master siamo tutti sponsorizzati. E tu devi fare 2 anni di consulenza per accedere a questa cosa? Sì, dopo 2 anni si può chiedere una sponsorizzazione. Ovviamente bisogna essere ammessi al master autonomamente. Ok. Come funziona la candidatura all'MBA? Bisogna fare un test, più comune è il GMAT, che è un test di logica matematica e logica verbale. Dopodiché si mandano curriculum, 3 lettere motivazionali e una raccomandazione dal proprio superiore al lavoro. Loro valutano tutte le application e invitano ad un colloquio le persone che ritengono più idonee. E c'è questo colloquio finale con un ex studente per avere la conferma definitiva ed essere ammessi. Bisogna avere almeno 2-3 anni di esperienza lavorativa significativa e c'è abbastanza competizione. E quanto costa un MBA se dovessi pagarlo tu? Ogni anno accademico costa tra gli 80 e i 90.000 euro alla Columbia. Sono 2 anni accademici anche se fai 1 anno e mezzo, quindi moltiplicato per 2. Quindi 160.000 euro. Sì, circa. Fantastico. Solo di tasse, poi c'è tutto il costo della vita ovviamente. L'MBA è un po' questa cosa che tu la fai per accedere a un nuovo mondo lavorativo, cioè per diventare manager, che se non hai l'MBA certe cose non puoi accedere, giusto? Sì, diciamo che in Italia per esempio non è così un requisito stringente. Per gli americani è molto più importante anche perché loro tendenzialmente fanno soltanto il bachelor, fanno solo quella che noi chiamiamo triennale, dopodiché lavorano per qualche anno e poi l'MBA è il loro master in business. Per noi è come se fosse un plus, per loro è il primo master che fanno molto spesso. Ok. Quindi questi due sono i 2 edifici della Business School. Esatto, Kravis e Geffen. E mi dicevi, nelle classifiche dei migliori MBA, Columbia è sempre nei primi posti. Sì, quest'anno è terza, l'anno scorso quando mi ero iscritta era prima, quest'anno è terza pari merito con Bocconi che è italiano. Quindi tu studi qua dentro? Esatto, Ok. Faccio lezione in questi 2 edifici e invece qui c'è il cortile dove facciamo quando è bel tempo le pause pranzo tutti insieme, molto carino. Quali sono le persone che incontri alla Business School? Allora, molto variegata, l'età va principalmente tra i 27-28 fino ai 32. Ci sono persone che come me che hanno un background in business, ma anche persone che facevano cose completamente diverse, veterani o in classe, conduttori TV, icone della moda, è molto variegata ed è interessantissimo. E perché dovrebbero fare un MBA? Perché magari se lavori nella moda e vuoi iniziare a lanciare qualcosa di tuo, devi iniziare a capire qualcosa anche a livello di business, di finanza, per poi gestire la tua azienda. I'm one of the students of CBS and I'd like to show the campus to one of my friends. Qua è tutto nuovo e bellissimo, un po' come l'SD a Bocconi. Sì, e come stile è diverso dal campus principale, qui è molto più in chiave moderna. Sì, molto bello. Questa qua è la mensa? Yes. Ma mangi effettivamente qua o ti porti le cose da casa? Di solito ognuno prende il cibo dove preferisce e poi si mangia o qui o in cortile tutti insieme. Quanto costa la mensa? Ti direi un $12-13 per pasto. Ok, e tu vivi qua nel campus? Sì, un po' più in giù, ma è comunque una residenza universitaria. Paghi? 1.400 al mese per stanza singola con appartamento condiviso.
Andiamo al 10° piano. Qui con una business school sembra un co-working di WeWork, qualcosa del genere. Sì, ci sono un sacco di salette in cui studiare perché una buona parte dei voti è formata da lavori di gruppo, quindi c'è tanto bisogno di stare insieme ai propri compagni di gruppo e lavorare in queste stanze. Cosa si studia qua? I primi 6 mesi in comune con dei corsi obbligatori che sono ad esempio strategia aziendale, statistica, matematica finanziaria, microeconomia, macroeconomia, marketing. Dopodiché poi il successivo anno e mezzo si scelgono i propri corsi, sempre di ambito business, ma magari qualcosa di più specifico. Ad esempio io ho fatto un corso sui media, un corso sul business and climate change, si può spaziare. Ma si impara per davvero qualcosa o è più fugaci? Allora, si impara tanto, più che dal punto di vista teorico rispetto all'Italia si impara molto di soft skills, quindi come collaborare con le persone, fare delle presentazioni, parlare in pubblico. Poi ovviamente se fai più corsi di finanza hai anche hard skills. Il motivo per cui non c'è nessuno è perché siamo ad agosto e qua non ci sono più lezioni e gli studenti che fanno gli stage sono tutti a fare lo stage da qualche parte. Questa è una delle aule dove facciamo lezione. Ammazza. Allora, un paio di cose interessanti sono che per ogni corso i posti sono preassegnati, quindi i docenti pubblicano una mappa dei posti e tu per tutto il corso ti siedi in quel posto, così conosci persone diverse. Tu dove sei seduta? Ma la maggior parte ero in quelle file centrali. E dopodiché l'altra cosa è che è vietato usare cellulari e computer, quindi ti danno un tablet, un iPad, che però è bloccato, non puoi navigare in internet, ma puoi solo andare sui portali universitari in modo che ti concentri sulla lezione. Che palle! Neanche su ChatGPT puoi andare. In teoria no. Qua siamo al piano -1, dove c'è la palestra. Armadietti, spogliatoio e una palestrina. Sì. Ma la usi? Io sì, io quando ho la pausa pranzo vengo qui, faccio mezz'ora di allenamento, mi faccio la doccia, salgo e poi mangio in classe durante la lezione. Qui c'è una piccola palestra. Ok, sì, è molto piccola. Sì, e noi facciamo tendenzialmente questo con le mie amiche, esercizi. Ed è mai venuto qualcuno di importante a parlare qua? Ma sì, spessissimo. Uno degli ultimi è stato con il CEO di Delta. Figo. Deve essere figo fare un MBA a New York, sponsorizzato dalla propria azienda, anche se comunque è un'esperienza diversa dal classico bachelor universitario come quello che sta facendo Lavinia, che solo a 19 anni sta già per iniziare il 3° anno alla Columbia. Siamo tornati al campus originale perché adesso Lavinia Undergrad mi racconta un po' com'è la vita proprio da classica triennale, se vogliamo dirla all'italiana, qua alla Columbia. Come sei finita qua a studiare alla Columbia? Allora, io sono di Milano, ora ho 19 anni e alla fine del liceo ho capito che restare in Italia per fare quello che volevo fare io, ovvero fare un percorso accademico scientifico e continuare a studiare teatro e recitazione, in Italia non sarebbe stato possibile. Ho iniziato a guardare un po' di università all'estero e mi sono assolutamente innamorata della Columbia ed è diventato New York or nowhere e sono super contenta di essere qui. Come funziona la candidatura? Io ho applicato a novembre del 2021, che per me era l'ultimo anno del liceo. Ovviamente la decisione di fare un'application avviene molto prima, perché c'è un processo di preparazione molto lungo. La Columbia ha un acceptance rate per gli undergraduate intorno al 2-3%, quindi insomma è una decisione molto pesata. Io ho deciso che sarei voluta andare a studiare all'estero alla fine della seconda liceo. Ho iniziato a scrivere gli essay, ho iniziato a fare questo fatidico esame che è l'SAT. Okay. E è un po' come un metodo di paragone per loro, ovvero gli admission officer, per capire quanto sei bravo. E ho deciso di applicare in anticipo, quindi a novembre, e il secondo round di application a gennaio. Vuol dire che ero 100% commit dalla Columbia, quindi nel caso in cui mi avessero accettato io sarei andata alla Columbia no matter what e avrei dato via, diciamo, tutte le altre application che avrei fatto. Ho applicato a Stanford, MIT e altre. Appena mi hanno preso ho ritirato tutte le application. Come funziona? Ti arriva una mail? C'è un giorno fatidico in cui arrivano le decision e per me quel giorno era il 15 dicembre alle 2 di notte e stavo facendo le application per un'altra università. Ti arriva una mail, da quella mail tu entri nel tuo portale di admission e nel caso di Columbia c'è un bellissimo video nel caso in cui tu venga ammesso. E tu cosa stai studiando qua? Io faccio una doppia laurea in matematica applicata e economia finanziaria e poi a lato continuo a fare teatro, recitazione, musical e tutto. Tu sei al secondo anno? Io ho finito il secondo anno, inizio il terzo a settembre. E cosa hai studiato invece al liceo? Al liceo ho fatto un liceo scientifico che dava l'opzione di finire un anno prima, quindi ho fatto la maturità in quarta liceo. Ah, ecco perché. Al terzo anno viene fatta una scelta ufficiale, per cui tu effettivamente continui a accorciare il programma di 5 anni in 4 e poi tu con tutti gli altri pazzi che decidono di fare la maturità un anno prima, finito un anno prima. E come mai matematica applicata? Matematica applicata perché una laurea in matematica pura era un po' troppo astratta per me. Io ho sempre avuto una grande passione per la matematica data dal mio prof del liceo, a cui voglio molto bene. Rimango molto fissa al mio sogno di unire la tecnologia, il mondo delle arti e dello spettacolo, che è quello che ho fatto per tutta la mia vita e quello che spero di fare anche nel futuro. Cioè, cosa vorresti fare nel futuro? Nel futuro vorrei lavorare nel mondo che, diciamo, unisce tutta la parte di tech alle performing arts, nel senso, per esempio, la storia di Las Vegas, oppure il teatro con gli ologrammi, o il stadio con gli ologrammi, oppure anche tutto il mondo di virtual reality e di AI generativa, legata a tutto il mondo dell'intrattenimento. Dove siamo? Siamo nel centro del campus della Columbia. Alla nostra destra abbiamo la biblioteca ed è dove una delle 6 biblioteche in realtà dove i studenti spendono la maggior parte del loro tempo e di lì ci sono anche tutti i nostri dormitori. Il primo anno infatti tutti noi siamo rinchiusi nei dormitori
dormitorio. Tu hai dormito in dormitorio il primo anno? Sì, ho dormito in dormitorio. E adesso sei in appartamento? Sì, ho fatto anche in realtà metà del secondo anno in dormitorio perché... Quanto costa il dormitorio? Il dormitorio costa circa 1.100 euro al mese. E l'appartamento adesso quanto lo paghi? Al momento 1.700. Ok, e qua invece cosa abbiamo? Qui abbiamo la Law Library, un tempo era una biblioteca, ora invece è semplicemente un centro amministrativo per conferenze e eventi, spazio stupendo. E al di là, nella parte nord del campus, abbiamo tutti i building dedicati alle lezioni, professori e tutto quanto. Andiamo a vedere la bibliotecona, che è un po' il centro di ritrovo di tutti da quanto ho capito. Questo secondo me è il posto di ritrovo più eccentrico durante tutto l'anno scolastico. È un po' vuoto perché siamo durante l'estate. Com'è la parte di socialità? Si fa amicizia? Sicuramente bisogna avere un leggero filtro quando si conosce la gente qui a New York. Soprattutto gli americani hanno un valore diverso rispetto a amicizie, conoscenze, che è in un certo senso opportunistico, ma allo stesso tempo non bisogna essere troppo cinici quando ci si relaziona con gli altri. È bello da parte mia avere tutta una serie di colonne portanti dietro di me che sono tutti i miei amici italiani, tutti i miei amici internazionali, anche alcuni americani. Meno americani quindi? Meno sicuramente, ma perché ci sono tante differenze culturali. Figli di papà, queste persone qua, invece rispetto magari a, non lo so. Allora, sicuramente la Columbia è conosciuta per avere insomma degli studenti abbastanza da background molto benestanti e non è assolutamente un falso mito, semplicemente è un mito che non c'entra molto con quanto le persone si vogliono bene, quanto siano in grado di relazionarsi l'uno con l'altro. Ovviamente ci sono tanti studenti internazionali che vengono da background pazzeschi. Hai conosciuto qualche mega miliardario? Figlio? È un po' di figli di principi qua e là, sì. Un po' di figli di principi? Sì. Tu passi quanto tempo qua? Questa è la main room dove la maggior parte della gente studia. È diciamo un'occasione per studiare e stare insieme allo stesso tempo, col fatto che non si può parlare, insomma uno non perde la concentrazione, però è un bel posto di ritrovo. Qual è la tua routine qua alla Columbia? Allora, durante l'anno mi sveglio tra le 8 e le 10, non sono una mattiniera assolutamente. Vivo con 5 coinquilini, abbiamo una casa stupenda, insomma la mattina c'è un po' di via vai tra tutti quanti, però è sempre bello vedere delle facce familiari. In che zona in sei? Casa. Sono qua vicino, sono sulla 110 e vivo anche con la mia migliore amica, facciamo un caffè al volo e poi ci avviamo a lezione. Non abbiamo mai avuto una classe insieme purtroppo, io e lei, quindi arriviamo in campus, ognuna per la sua strada e ci rincontriamo per una pausa pranzo e poi le lezioni finiscono alle 2, alle 7 di pomeriggio. Okay. E poi studi qua o a casa? E poi si studia poi all'estero ogni tanto, io faccio spinning e danza. Quali sono i tuoi corsi preferiti? Un corso molto molto bello che ho fatto è stato un corso relativamente facile, è stato intro microeconomia con un prof faziale, era abbastanza strano, però in Columbia è obbligatorio fare per i ragazzi del college, è obbligatorio fare alcuni corsi per tutti quanti, indipendentemente da che laurea si faccia, quindi letteratura, filosofia, arte, musica. Li hai fatti? Sì, quasi tutti. Il corso di letteratura è stato stupendo. È tosto studiare qua? È tosto, però una volta che si entra vuol dire che si è fatto un percorso di stress e duro lavoro prima di entrare, per cui tutti qua dentro sono tosti. È stata tosta entrare qua? Perché ti sei preparata tanto durante le superiori? Assolutamente, la quantità di lavoro che ho fatto tra la terza e la quarta superiore secondo me è nettamente superiore a quella che sto facendo adesso, perché ovviamente uno deve andare a scuola e deve andare bene a scuola, perché sennò insomma non ti prendono neanche in considerazione, devi mantenere una relazione ottima con gran parte dei tuoi professori perché saranno loro che parleranno per te poi durante le lettere di raccomandazione. Allo stesso tempo uno deve avere tanti interessi al di fuori della scuola. Io ero fortunatissima ad avere questo interesse per il teatro, appassionata per il teatro, ma anche volontariato, dimostrare leadership e ovviamente il mitico esame della sede. Quanto costa la Columbia? La Columbia costa circa 75.000 euro all'anno. Più spese di vita? Più spese di vita. E tu hai preso student loans? Purtroppo la Columbia ha una relazione particolare verso gli internazionali, da lì il mito che tutti gli studenti internazionali della Columbia sono super ricchi, perché la Columbia è need aware per gli studenti internazionali. Questo vuol dire che quando uno studente internazionale manda l'application alla Columbia e richiede financial aid, la Columbia la prima cosa che vede un admission officer è: questo studente sta richiedendo financial aid, quindi per quanto possa essere bravissimo c'è semplicemente un bias interno, mentre per gli studenti americani non è così. Uno studente americano application richiede financial aid e la Columbia non lo verrà mai sapere, quindi lo ammette dandogli tutto ciò di cui ha bisogno. Io con la mia famiglia abbiamo deciso di non richiedere financial aid e usare un prestito dalla banca italiana. Perfetto, ci sta, perché poi l'idea è di guadagnare tanto quando esce da qua. Si spera. Ok, questo significa che la scuola, quando fai richiesta, se sei internazionale, già sa se avrai bisogno di aiuti finanziari o meno. Cosa che non succede per esempio ad Harvard, dove lo sanno solamente dopo e se ti prendono ti devono comunque aiutare economicamente, con dei prestiti. Saperlo invece prima chiaramente influenza le scelte della scuola. Ma non hai idea di dove vuoi finire? Al momento sto lavorando su una startup con altri ragazzi che ormai si sono già laureati dalla Columbia. Siamo in fase beta, speriamo di fare un primo round di funding verso settembre e poi di lanciare. Questa è l'area caffè della biblioteca, faccio un piccolo caffè. Poi era il turno di Nicolò, 23 anni, triennale in Italia in Bocconi e magistrale qua a New York. Sono graduate student a Columbia, sono nella scuola di master, sono nella GSAS, quindi Graduate School of Arts and Science. E dove hai fatto la triennale, in Italia? Sì, in Bocconi. Ok. Ho fatto International Politics and Government in Bocconi, che era il corso un pochino sempre molto
tanta economia, però comunque un risvolto un pochino più politico. Ok, e qua stai facendo un master in? Sto facendo una double degree, un doppio master in collaborazione con LSE, dove andrò a fine settembre. Ok. In precisamente European Politics. Allora uno chiederà perché studi European Politics In quei America? paesi che sono, uno è appena uscito dall'Unione Europea, l'altro è direi lontano dall'Europa, perché bisogna vedere secondo me le cose da fuori per comprenderle meglio. Questa è la scusa che do sempre. Dove dormi? Io vivo in un appartamento 7 blocchi da qua, quindi meno di 10 minuti a piedi, con un mio coinquilino italiano, anche lui a Columbia. Quanto paghi? Pago 1.600, spese escluse, resta. E quanto costa la parte di master? Costa 65. Ok, sei stato preso con qualche borsa di studio oppure sei andato dritto? No, sono andato dritto. Ci sono so ad esempio che c'è una mia compagna di classe spagnola, e lei il governo gli ha finanziato 2 anni di master, quindi ci sono queste opzioni, però da master e master alcuni non riconoscono proprio le borse di studio. Siamo insomma nella zona dove ci sono tutti i building delle varie facoltà. Questo qua è il building di filosofia, quella scultura là è la scuola, dietro c'è la scuola di law, sì. E poi qua abbiamo, dopo magari vediamo anche la chiesa che è carina, e poi dietro a questa che ci passiamo c'è il building di International Affairs, e lì è dove insegna, dicevo prima, Hillary Clinton, che ha un suo corso per il quale appunto essere ammessi fanno un background check, guardano che sia una persona pulita, non sia sostanzialmente un terrorista. E tu ci hai provato a farlo ma non... Danno il privilegio a degli studenti che fanno, se non sbaglio, un master in global leadership. Comunque è figo avere Hillary Clinton come professoressa. Sì, servizi segreti che viaggia in giro. C'è qualche professore che ti piace molto, che hai conosciuto? Ho conosciuto, il direttore del mio corso è Adam Tooze, Ok. che è un'istituzione nel mondo, diciamo, storico e anche politico-economico, e lui è anche un podcast molto famoso su Spotify e personalità interessante, diciamo. Però a livello di professori sono tutti persone che comunque hanno tanto da dire e che hanno dei ruoli anche interessanti. A livello didattico secondo me c'è anche un rapporto diverso. Io ho tutte classi da 15-20 persone, Ah beh. quindi siamo tavoli rotondi, molta discussione, tante reading. Questo Sì. building brutalista. International Affairs Building, che è una scuola di International Affairs, appunto quella dove insegna ad esempio Hillary Clinton. È una scuola graduate, SIPA, quindi solo master. Non è quello in cui sono io, ma io faccio tanti corsi all'interno di SIPA perché insomma... Com'è vivere a New York? Nel senso che rispetto alle altre università che sono Sì. in città universitarie, New York non è una città universitaria. È elettrizzante, overwhelming da un certo punto di vista, perché le cose che puoi fare a New York sono infinite, quindi hai delle opportunità di conoscere persone, di partecipare ad eventi che non hai da nessun'altra parte del mondo, penso. E secondo me Columbia è interessante proprio perché è una Ivy League, quindi c'è un livello di accademico altissimo, però è all'interno di una città che ti offre anche tantissimi stimoli al di fuori. E te hai mai incontrato qualche personaggio famoso qua a New York, qua alla Columbia? Ma personaggi famosi? Sì. Chris Rock, che usciva da quello che ha tirato lo schiaffo a Will sì. Smith, che l'abbiamo visto che usciva dal locale in cui entravamo. Poi bazzica spesso l'ex marito di Emily Ratajkowski. Ah sì, beh, West Village. no? Lui proprio l'abbiamo visto un po' di volte. Lei ha visto Justin Bieber qualche settimana fa. Qua c'è la palestra che è enorme, sviluppata sottoterra, non si vede, e c'è una piscina olimpionica, c'è il campo da basket dove gioca la squadra dell'università. Cosa vuoi fare dopo? Allora io pensavo, quando ho iniziato volevo lavorare probabilmente in istituzioni, organizzazioni internazionali, ho cambiato idea, vorrei lavorare in corporate, quindi in qualche azienda che però ha un interesse abbastanza strategico nel politico, quindi mi piacerebbe fare o Lobby. politica, geopolitica a rischio, oppure lobbying o government affair per qualche azienda, Sì, magari anche energia. Questa è una classe. È una bella classe. Io non sono abituato a queste classi perché le mie lezioni sono molta meno gente. Sì, questa è una vera classe stile proprio film, guarda che bella. Qua quelle lavagnone. Qua com'è il clima politico? E diciamo che negli scorsi mesi sono state delle belle discussioni molto accese, abbiamo vissuto delle proteste intense. Per la guerra? Sì, dal 7 ottobre in poi ci sono state manifestazioni da entrambe le parti. Sei riuscito a farti un network di conoscenze qua? Sì, assolutamente. Cioè, secondo me è la cosa principale quando sei a New York, sia all'interno dell'università che fuori. All'interno è proprio veramente semplice, ma in realtà anche in giro, cioè le persone, i rapporti di amicizia sono diversi, si sviluppa tutto sul fatto del network e sul fatto che magari io ti do una mano oggi perché so che tu me la potresti dare in futuro. E quindi poi in realtà dal punto di vista umano fai un po' fatica a anche distinguere tra amicizie vere e Certo. amicizie di convenienza. Però tipo i contatti, le persone che incontri a New York penso che non le trovi da nessun'altra parte, cioè vai in una festa e potresti trovare lavoro. Studiare alla Columbia deve essere bello. Da un lato sei nel classico campus americano, in un contesto accademico d'eccellenza, come nei film. E dall'altro sei nel cuore di New York, la città che non dorme mai, piena di opportunità di divertimento. Sempre come nei film, ma altri film, di un altro genere. L'unica cosa è che New York fa un po' freddo, invece in California si sta sempre bene. E per questo vi consiglio di guardarvi anche i video che ho fatto a Stanford e Berkeley, che sono le 2 migliori università della West Coast.